Ciao a tutti, io sono Sara Armellin e benvenuti nel mio canale. Finalmente oggi vi mostro come realizzare il cartamodello del pantalone base su misura e da zero. Il video del cartamodello della gonna base ha avuto un grande successo e mi avete richiesto in tanti di realizzare degli altri tutorial di altri cartamodelli base, quindi oggi vediamo il pantalone, ma nei prossimi video ci saranno anche l'abito a tubino e la gonna pantalone. Quindi se siete interessati a vederli, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Per realizzare il cartamodello del pantalone base partiremo letteralmente da zero, dal foglio bianco, e vi spiegherò tutti i passaggi, così anche chi di voi non sa nulla di modellistica può seguirmi e avere il proprio cartamodello fatto sulle proprie misure da poter utilizzare in futuro per realizzare qualsiasi altro pantalone. Mi piacerebbe poi anche mostrarvi come realizzare questo pantalone, quindi fare un video tutorial su come tagliare la stoffa e come cucirlo, come ho fatto con la gonna a tubino. Dato però che è un video piuttosto lungo da realizzare, lo faccio se so che interessa a tante persone. Quindi scrivetemi nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi e lasciate un mi piace a questo video per farmi capire che volete vedere il seguito. Bene, ora iniziamo. Per prima cosa dovete prendere le seguenti misure. Vi consiglio di prendere le misure in biancheria intima e state attenti per ogni misurazione a non stringere troppo il metro, ma neanche a lasciarlo troppo lasco. Deve, appoggiarsi al corpo. La prima misura che ci serve è la circonferenza vita, che va presa facendo girare il metro attorno alla persona nel punto più sottile della pancia. Mi raccomando, quando si prendono misure di circonferenze il metro deve sempre essere posizionato parallelo al pavimento. La circonferenza bacino va presa nel punto più largo del bacino, nel punto dove cosce e sedere sono più sporgenti. Segnatevi poi le varie circonferenze della gamba, ossia la circonferenza nella parte alta della coscia, a metà coscia, nel ginocchio, nella parte più larga del polpaccio e nella caviglia. In base al tipo di pantalone, alcune sono più utili, altre meno, e servono solo come misura di controllo. Se per esempio dobbiamo fare un pantalone a zampa stretto sulla coscia e largo al fondo, le misure della coscia sono importanti, quella della caviglia praticamente non ci serve. Poi dobbiamo prendere la misura dell'altezza fianco, che va rilevata appunto sul fianco della persona, ed è la misura che va dal punto in cui avete preso la misura della vita al punto in cui avete preso quella del bacino. Per la misura altezza ginocchio misurate sul fianco la distanza tra la vita e il ginocchio, mentre per l'altezza caviglia misurate sempre sul fianco dalla vita a fine della caviglia. Questa sarà la lunghezza base del vostro pantalone, che chiaramente poi modificherete in base al tipo di pantalone che di volta in volta vorrete creare. Ci serve poi la misura dell'altezza cavallo. Per prenderla sedetevi su una superficie piatta e misurate sul fianco dalla vita fino al piano, seguendo la curva del fianco. Infine ci serve una misura di controllo, che è la lunghezza del cavallo. Per ottenerla fate passare il metro tra le gambe tenendolo aderente al corpo e misurate la lunghezza dal centro vita davanti al centro vita dietro. Il primo pezzo che disegniamo è il davanti del pantalone base. Per farlo inizio tracciando un rettangolo ABCD, dove AB misura un quarto della circonferenza bacino, mentre AC, il lato lungo, è pari alla lunghezza totale del pantalone, quindi tendenzialmente potete usare la misura dell'altezza caviglia che vi siete segnati prima. Sul lato AC segnate il punto E distante da A come la misura dell'altezza cavallo misurata prima. Stessa misura la riportate sul lato BD segnando il punto F, unite poi E con F e questa sarà la linea cavallo. Dal punto E uscite in fuori di una misura pari a 1/16 della circonferenza bacino, meno 1,5 cm, e segnate il punto E1. Ora sul lato lungo AC segnate il segmento AG pari all'altezza fianco. Sull'altro lato lungo BD segnate BH sempre pari all'altezza fianco e unite poi G con H. Questa sarà la linea bacino. Riportiamo la misura di AE sotto AD creando il segmento EI. Stessa cosa fate sull'altro lato lungo segnando il punto L, unite poi I con L. Questa sarà la linea della coscia. Ora trovate il punto intermedio tra E1 e F e chiamatelo X. Tirate quindi una parallela ai due lati lunghi che passa per X. Il punto in cui si incrocia con AB lo chiamate M, mentre il punto dove si incrocia con CD lo chiamate N. Questa sarà la linea di dritto filo, nonché linea di piega del pantalone, se il vostro pantalone prevede una piega sul davanti. Ora sulla retta MN segnate il segmento MO pari all'altezza ginocchio e su MB segnate il punto M2 distante da M 7 cm. Sul davanti faremo due pence, una con centro in M2 e l'altra che parte da M e va verso M2.
Io le faccio profonde 2 cm l'una e lunghe 8 cm. In base alla corporatura però queste misure possono variare, quindi io consiglio comunque di fare una tela di prova di questi cartamodelli base e vedere come vestono, aggiustando eventuali difettini prima di creare pantaloni veri e propri. Ora su AB segno il segmento BB1 lungo 2 cm. Questa misura può variare tra 1 e 3 cm in base alla corporatura. Vi consiglio di partire con 2 e nel caso sdifettare quando farete una tela di prova del cartamodello. Sul segmento IL devo segnarmi la larghezza che il pantalone avrà sulla coscia. Da X1 mi sposto quindi di una pari misura verso I e verso L, nel mio caso 14 e 14 cm, e segnate I1 e L1. In generale il segmento I1L1 dovrà misurare come metà della vostra coscia più circa 2 cm di vestibilità. Faccio la stessa cosa sul fondo e mi segno i punti C1 e D1 che distano circa 11 cm da N o a piacere in base a quanto largo volete il fondo. Tracciate ora l'interno gamba collegando E1, I1 e C1. Ora tracciate il cavallo davanti, da G uscite leggermente verso fuori, 1 cm massimo, e collegate questo punto ad A con linea dritta e a E1 con linea curva. Da A scendete di 1 cm e segnate A1, da lì parte la linea della vita fino a B1. Ora tracciamo la linea del fianco dalla vita fino al fondo collegando B1, H, F, L1 e D1. La linea dell'interno gamba mi sembra che vada giù un po' troppo dritta, quindi la stringo un po' sulla coscia e per mantenere la stessa misura di coscia allargo invece un po' la linea del fianco. Ora misuriamo la vita davanti, vogliamo che misuri mezzo centimetro in più rispetto a quello che è un quarto della nostra misura vita. Mezzo centimetro perché ho deciso di dare alla misura vita totale 2 cm di vestibilità in più. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se può interessarvi un video più approfondito sui centimetri da aggiungere per la vestibilità nei diversi capi d'abbigliamento. Misurando ho visto che metà vita davanti, ora mi misuro 1 centimetro in più, che quindi devo andare a togliere dal fianco o devo aumentare la larghezza della pensa davanti. Ho deciso di toglierlo dal fianco avendo io come corporatura la larghezza che si sviluppa sui fianchi più che sul davanti del corpo. Avendo stretto un po' il fianco, ora le pense mi sembrano troppo vicine al fianco, quindi questa la sposterei 1 centimetro più verso il centro davanti. Chiudere momentaneamente le pensa ci serve a capire se la linea curva della vita che abbiamo tracciato è bella tonda e non magari spigolosa sul fianco o sulle pense. In questo caso va bene come l'ho fatta, anche con le pense chiuse la curva risulta molto regolare. Ultima cosa da fare è verificare che lato sinistro e destro della stessa pensa siano lunghi uguali. Se così non fosse, accorciate o allungate uno dei due lati. Ora vi segno con un pennarello le linee definitive, così è più chiara la forma finale del cartamodello davanti. Per il dietro disegniamo sempre un rettangolo ABCD ma speculare rispetto a quello del davanti. AB è pari a un quarto della circonferenza bacino più 2 cm, mentre AC è la lunghezza totale del pantalone. Chiaramente tenete la stessa misura usata nel cartamodello del davanti. Come per il davanti, su AC segnate un punto E in modo che AE sia pari alla lunghezza a cavallo. Sull'altro lato lungo BD segnate BF, lungo come AE, e tirate una linea che collega E con F, che è la linea cavallo. Da E uscite in fuori di una misura pari a 1/16 della circonferenza bacino più 3 cm e segnate il punto E1. Da E1 scendete di 1 cm e segnate E2. Ora da E scendete di 2 cm e segnate E3. Sul lato AC segniamo il segmento AG pari all'altezza fianco. Stessa cosa facciamo sull'altro lato lungo BD e segniamo H. Poi colleghiamo G con H e questa diventa la linea bacino. Come per il davanti, sotto ad AE segniamo EI, lungo come AE, e facciamo la stessa cosa sull'altro lato lungo BD segnando L. Colleghiamo I con L, che è la linea della coscia. Tra F e E1 segno il punto in mezzo che chiamiamo X. E come abbiamo fatto per il davanti, creo una parallela ad AC e a BD che passa per X. È una linea verticale che attraversa tutto il cartamodello e sarà la linea di dritto filo. Il punto in cima lo chiamo M e quello in fondo N. Come per il davanti, ora mi segno MO pari all'altezza ginocchio. Da A rientro di 3 cm e mezzo e segno il punto A1. Poi da A1 salgo dritta e segno A2.
Salgo di una misura che varia tra 1 e 3,5 cm in base alla sporgenza del sedere. Se è più piatto, alzatevi di 1, se è più prosperoso meglio optare per i 3,5 cm. Io qui da B sono rientrata verso A di 2,5 cm come nel davanti e ho segnato il punto B1. Poi però, dopo aver fatto anche la pensa dietro, bisogna alla fine misurare e vedere se la misura della vita dietro torna, se no nel caso si toglie o si aggiunge un po' al fianco come abbiamo fatto prima per il davanti. Mi sono segnata il punto intermedio tra B1 e A2 che chiamo B2 e da lì ho fatto scendere la pensa e l'ho fatta lunga 14 cm. In cima io la faccio ampia 3 perché di solito il dietro è più prosperoso del davanti e la faccio anche leggermente curva così segue meglio le forme del corpo e segna meno la punta alla fine della pence. Ora segniamo la coscia, il punto intermedio è X1 e da lì aggiungiamo una pari misura sia a destra sia a sinistra. Mettete la stessa misura che avete messo nel cartamodello del davanti. Chiaramente questo è un cartamodello base, quando in futuro lo userete per fare altri pantaloni, in base al fit del pantalone e all'elasticità del tessuto, stringerete o allargherete questa misura. Per il fondo io prima nel davanti mi ero segnata da N 12 cm a destra e 12 a sinistra e qui faccio la stessa cosa. E mi segno i punti D1 e C1. Bene, ora andiamo a unire i puntini. Mi segno un punto intermedio da E3 verso E2, che è circa 5 cm, poi per tracciare il cavallo dietro andrò a unire E2, il punto intermedio, passo per G e arrivo ad A2. Ora unisco E2, I1 e C1. E2 I1 sarà curva mentre I1 C1 tendenzialmente sarà dritta. Segniamo la linea della vita che collega B1 ad A2 e che avrà una leggera forma a S. Chiudo momentaneamente la pence e mi disegno la curva S, poi la misuro per vedere se equivale a 1/4 della circonferenza vita più mezzo centimetro di vestibilità. Devo verificare ora che i due lati della pence siano lunghi uguali. Nel mio caso la parte verso il centro dietro è più lunga di mezzo centimetro, quindi devo livellarla sulla vita. Faccio una via di mezzo e tolgo 2-3 mm sul lato destro e ne aggiungo 2-3 sul lato sinistro. L'ultima curva da tracciare è quella del fianco. Collego B1 con H con linea curva. HF può stare dritto, FL1 linea curva e L1 di 1 tendenzialmente linea dritta. Alla fine di tutto ricordatevi di verificare che la linea del fianco e la linea dell'interno gamba siano lunghe uguali nel cartamodello davanti e dietro. C'è un po' di casino di linee, quindi come per il davanti vi ripasso col pennarello quelle definitive così anche da video si capisce meglio. Ultima cosa, ci tengo a dire che questo è un cartamodello base standard, pensato per un corpo ipotetico standard, quindi non stupitevi se non verrà perfetto al primo colpo. È una buona approssimazione perché chiaramente è fatto sulle nostre misure, ma va perfezionato studiando anche le singole conformazioni fisiche diverse da persona a persona, che possono essere per esempio un sedere più stretto o più prosperoso, un addome piatto piuttosto che abbondante, fianchi stretti, fianchi larghi, eccetera. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi un approfondimento su questi temi. Un'altra buona accortezza è fare anche una teletta di prova dei cartamodelli base per sdifettarli prima di andare a realizzare capi più complessi usando questi cartamodelli. Nel prossimo video, per esempio, vi mostrerò come sdifettare il cartamodello di una gonna e più avanti vorrei anche fare un video in generale su come fare le tele di prova e come usarle per fare sdifettamenti. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se può interessarvi. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per vedere altri video come questo. Seguitemi anche su Instagram dove oltre agli annunci dei video pubblico anche foto di altri abiti che realizzo esternamente al canale. E fatemi sapere nei commenti qui sotto se c'è qualche altro cartamodello base che vi piacerebbe imparare. Ciao, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video!